Con i soldi e la fama di grande imprenditore, Roberto Felice, alias Tommaso Buscetta, si immerge nella vita notturna di Rio de Janeiro. I ristoranti alla moda e le discoteche del Beco das Garrafas diventano i suoi luoghi preferiti, dove può osservare la società carioca in tutto il suo splendore e la sua dissolutezza. Quando Tommaso Buscetta arriva in Brasile, Copacabana è il cuore pulsante della vita notturna. Masino, con il suo stile elegante e il fascino misterioso, si fa strada tra questo affollamento di personalità, da quelle più rispettabili a quelle più decadenti. Copacabana diventa il suo regno, un luogo dove il pericolo e il lusso si mescolano. Un palco perfetto per un uomo che sotto la facciata di imprenditore nasconde una delle personalità più pericolose del crimine internazionale. San Paolo, sebbene meno glamour e provocante di Rio de Janeiro, ha un motivo particolare per le visite di Buscetta. Tutte le case notturne e i bar con nomi francesi che frequenta appartengono a immigrati legati alla mafia Union Corse. La presenza di francesi in Brasile era aumentata considerevolmente a partire dalla metà degli anni 60 e aveva continuato a crescere alla fine di quel decennio. Il governo argentino aveva cacciato e arrestato gli esiliati legati a Auguste Ricord e alla Maison des Anciens Combattants Français di Buenos Aires. Con la fuga di Il Comandante verso il Paraguay, i suoi principali uomini, Lucien Sarti e Christian Jacques David, erano rimasti esposti. Sarti era stato arrestato a Buenos Aires, ma era riuscito, probabilmente dietro pagamento di una tangente, a essere trasferito in una prigione minore nella periferia della città, da cui poi fuggì. La scomparsa di Sarti e David dalle periferie di Buenos Aires causò un massiccio spostamento di connazionali verso il Brasile, dove anche loro si stabilirono. I locali notturni e i ristoranti che aprirono divennero luoghi di ritrovo di questo gruppo criminale, formando una rete di influenza nel paese. Questa rete di connessioni mafiose e di immigrati francesi, aggiunta all'aumento di criminali internazionali, avrebbe avuto un grande impatto sulla dinamica del crimine organizzato in Brasile, con personaggi come Masino Buscetta che si interfacciavano sempre di più con questo mondo sotterraneo. Non era il traffico di droga la principale preoccupazione dei militari che cercavano di smantellare l'organizzazione francese che operava in Argentina. Al potere dopo un colpo di Stato nel 66, erano più preoccupati per le attività sovversive di Christian Jacques David. La sua presenza era considerata pericolosa per i generali. Nato a Parigi nel 1931, era conosciuto come Beau Serge per il suo fisico imponente. Ex combattente della resistenza francese nella Seconda Guerra Mondiale, aveva trascorso gran parte della sua adolescenza e giovinezza in prigione. Poi era stato arruolato nel servizio di azione civica SAC, la polizia politica creata dal generale Charles de Gaulle per distruggere l'opposizione, soprattutto i comunisti e i ribelli nelle colonie africane. David confessò, senza fornire prove, di aver rapito il leader della resistenza marocchina antifrancese, Mehdi Ben Barka, e di averlo portato in un nascondiglio della periferia di Parigi, dove sarebbe stato ucciso da qualcun altro con un coltello. Il suo corpo fu sepolto sotto 3 sacchi di calceviva, a pochi chilometri dal luogo dell'omicidio. La scomparsa di Ben Barka fece scalpore e si diffuse in tutta Europa, motivando David a fuggire dal paese, volando in Argentina a fine 65 con un passaporto belga falso. Il ruolo di soldato infiltrato nella guerra silenziosa contro l'avanzata del comunismo fece di Beau Serge un maestro dello spionaggio. A Buenos Aires entrò in contatto con gruppi guerriglieri argentini che volevano rovesciare i militari. Dopo anni di viaggi da guerra a guerra, Christian David sembrava disposto a fare fortuna in un altro modo. La strada che percorse per arrivare in Brasile fu la stessa tracciata da Tommaso Buscetta. Nel 68, dopo aver chiesto ad Auguste Ricord, Beau Serge ottenne la naturalizzazione paraguayana. Con i nuovi documenti attraversò il confine e si diresse verso Rio de Janeiro. Ricord regnò liberamente in Paraguay, riuscendo a trasferire tutta la sua organizzazione in Brasile. Mancava solo lui, per chiudere da pensionato nel paese carioca la sua esistenza. Ma una mattina d'estate, nella capitale paraguayana,
Gli agenti della polizia paraguayana lo arrestarono. Con l'arresto del comandante in Paraguay e la fuga di David e Sarti dall'Argentina, si chiusero definitivamente le porte di quel paese per quel gruppo. Con Argentina e Paraguay fuori gioco, Uruguay e Brasile iniziarono a guadagnare importanza sullo scacchiere del traffico mondiale. Ricord aveva i suoi contatti a Montevideo e dopo essere stato arrestato orientò i suoi scagnozzi a riorganizzare le mule e le spedizioni a partire dall'Uruguay. Ma nel gruppo vi era tensione. Ricord non aveva un successore naturale, il che complicava le cose. In quella situazione era probabile una guerra interna all'orizzonte. La soluzione viene dall'America. I grossisti americani, come Carlo Zippo, capiscono che il piano di riorganizzare le spedizioni sembra valido, ma incontra un problema fondamentale: la sfiducia degli acquirenti americani. Sotto il fuoco pesante della guerra alla droga dichiarata da Nixon, i grossisti che operano ancora negli Stati Uniti aumentano tutte le misure di sicurezza e vedono persone come Christian David, Lucien Sarti e Michel Nicolì, che emergevano come gli eredi diretti di Auguste Ricord, come mercenari più assetati di sangue che pronti per gli affari. Manca un uomo del settore per far da ponte fra gli Stati Uniti e l'eroina. Manca un broker internazionale che operi con i telefoni invece che con le pistole. Carlo Zippo si fida di Tommaso Buscetta. Senza cerimonie o formalità, Masino assume la direzione. L'attività della polizia in Sud America aveva effetti altrettanto deleteri quanto la repressione negli Stati Uniti e in Europa. Disorganizzava gli affari. Per Masino, la percezione di terra bruciata somigliava a quella che aveva eroso la Sicilia negli anni 50. Molta energia spesa per le preoccupazioni che non avrebbero riempito le tasche. Bisognava trovare una soluzione rapida affinché l'impresa non finisse in una guerra tra i trafficanti stessi. Seguendo il modello che aveva imparato dagli americani durante la fondazione della commissione, Buscetta decide di organizzare un incontro simile a quello che aveva messo i capi siciliani allo stesso tavolo, organizzando il traffico in Sicilia. All'epoca con Joe Bonanno come padrino e Lucky Luciano come esecutore. Invece di Palermo, Rio de Janeiro. Invece dell'Hotel delle Palme, il Copacabana Palace. Nell'agosto del 1971 Tommaso Buscetta, Carlo Zippo, Lucien Sarti, Christian Jacques David e Michel Nicolì sono ospiti nel più lussuoso hotel carioca. Osservando l'Atlantico e la spiaggia di Copacabana, italiani e francesi parlano per riorganizzare la fornitura di droga per gli Stati Uniti. Zippo ha altri venditori che lo riforniscono, ma lascia chiaro che è in grado di comprare ogni chilo che possa arrivare sul suolo americano. Sarti, David e Nicolì sono da molti anni nel business e hanno effettuato le operazioni sul campo, viaggiando per il mondo per spedire e ricevere carichi, muli e dollari. Buscetta avrebbe agito come supervisore delle operazioni, utilizzando come base gli uffici della Staff e della SATEC appartenenti al suo suocero. È ancora necessario definire un nuovo piano di rotte. Con la caduta di Auguste Ricord in Paraguay, l'idea centrale è usare l'entroterra del Brasile, vasto e desolato, come punto di appoggio. Bisogna acquistare o affittare una fattoria adatta per l'atterraggio di piccoli aeroplani, che sarebbero passati per altri paesi sudamericani e sarebbero arrivati carichi di polvere in Messico o direttamente negli Stati Uniti, a seconda dei casi. I trasportatori dovevano variare il repertorio e adattarsi ai nuovi tempi di restrizione nelle ispezioni. Oltre ai piani futuri, Lucien Sarti e Christian David avevano una soluzione momentanea e concreta. I francesi, supportati da Francesco Toscanini in Uruguay, operavano una connessione terrestre tra San Paolo, Rio de Janeiro e Montevideo, portando eroina e denaro sporco lungo la strada. Sarebbe stato il percorso utilizzato dal gruppo durante la ricerca di una fattoria per avviare la Rota Caipira, come la polizia l'avrebbe chiamata in seguito.
La residenza ufficiale brasiliana, adibita da José Antonio de Saneto, console onorario del Brasile in Uruguay, serviva come rifugio per stranieri, francesi e italiani. In aprile dello stesso anno, José Antonio de Saneto parte per Nizza, in Francia, con una missione affidatagli da Christian David: prendere 30 kg di eroina raffinata in Europa e portare il carico fino negli Stati Uniti. David ha persuaso Saneto con un pagamento di $50.000. Il costo elevato del trasporto è insolito per le mule dell'epoca, ma David sa cosa sta facendo. Essendo console Saneto, corre rischi minimi di essere perquisito negli aeroporti. La possibilità di perdere la merce è praticamente nulla. Il trasporto dell'eroina verso gli Stati Uniti, seguendo la strategia già testata da Giuseppe Catania, il compagno italiano di Tommaso Buscetta, richiede che il console José Antonio de Saneto attraversi il paese via terra in un viaggio di 1400 km fino a San Antonio, in Texas. Saneto, giunto a destinazione finale, si trova di fronte al fallimento di un piano meticolosamente orchestrato. Gli incontri programmati da Christian David, dove il console avrebbe dovuto consegnare l'eroina, non si verificano. Disperato, Saneto idea un piano per tornare a Rio de Janeiro senza essere arrestato, lasciando il carico di eroina dietro di sé, ma con la promessa di un pagamento sostanzioso. Tornato in Brasile, a Rio de Janeiro, riferisce gli imprevisti a Lucien Sarti e agli altri coinvolti e infine consegna l'auto utilizzata per il trasporto. Tuttavia la missione per lui non è un successo completo. Nonostante ciò, riceve un compenso di $25.000 per i suoi sforzi, pagati da Christian David a Montevideo. L'eroina viene recuperata e consegnata a Carlo Zippo, che la paga $330.000, non essendo arrivata fino a consegna. Questo episodio rivela non solo le complesse rotte del traffico internazionale di droga, ma anche la fiducia che i trafficanti avevano nei sistemi diplomatici e nei viaggi senza molte domande, dove persone come Saneto agivano come mule di lusso, ma anche come pedine da scartare quando le cose non andavano come previsto. Il viaggio del console Saneto è stato il test finale. A San Paolo, dalla sede della SATEC, Tommaso Buscetta parla in italiano con un interlocutore al di fuori del Brasile. Al telefono, Masino pianifica il futuro. Lei ha conosciuto tale Zippo? Z Sì. come... Sì. Sì. Zippo. Era un contrabbandiere di stupefacenti? No. No. Non è stato condannato per il contrabbando o traffico di sostanze stupefacenti, come lo vogliamo definire? Che Dove? lei sappia. Dove? Negli Stati È una Uniti domanda che o le in fa la... Italia? No, domando dove. In No. Italia o negli Stati Uniti? No, che io sappia no.